Pensavo che firmare i documenti del mutuo al tavolo da pranzo di mia suocera fosse solo una formalità. Mia moglie sorrideva. Sua sorella versava altro vino. Diane mi chiamava il marito così collaborativo. 3 settimane dopo, scoprii di aver firmato via la mia casa da $920.000. Ma ecco cosa non sapevano. Una telecamera nascosta li aveva ripresi mentre pianificavano tutto. E io avevo guardato quelle immagini per settimane, prima ancora di prendere in mano quella penna. Mi chiamo Thomas Harrison, ma tutti mi chiamano Tom. Ho 47 anni, sono un ingegnere civile e negli ultimi 22 anni ho progettato ponti e sistemi autostradali in tutta la California del Nord. Sono sposato con Amanda da 19 anni. Abbiamo 2 figli, Brandon, che ha appena compiuto 17 anni e sta guardando le università, e Lily, la nostra benedizione inaspettata, che ha 4 anni e ha gli occhi azzurri di sua madre. 3 mesi fa abbiamo comprato la casa dei nostri sogni a Mill Valley. $920.000 per una casa in stile craftsman con vista sulla baia. Amanda l'ha trovata, se ne è innamorata, e sua madre Diane si è offerta di aiutarci con l'acconto. Un prestito generoso, lo chiamava. La famiglia che aiuta la famiglia. Pensavo stessimo costruendo il nostro futuro. Invece stavo finanziando la mia stessa distruzione. Il telefono squillò un martedì pomeriggio di fine ottobre. Ero nel mio ufficio a casa, a rivedere i piani strutturali per un nuovo progetto di sovrappasso a Sacramento, quando un numero sconosciuto illuminò lo schermo. Di solito lascio andare alla segreteria, ma qualcosa mi spinse a rispondere. Signor Harrison. Thomas Harrison. La voce era di un uomo anziano. Attento a quello che dico. Mi chiamo George Hamilton. Sono il precedente proprietario della sua casa in Cascade Drive. Mi sedetti più dritto. Signor Hamilton, va tutto bene? C'è qualche problema con la casa? Non esattamente con la casa. Fece una pausa e sentii un respiro. Signor Harrison, devo dirle qualcosa e deve ascoltarmi con attenzione. Quando le ho venduto la proprietà, pensavo di aver disattivato tutti i sistemi di sicurezza, ma ho commesso un errore. C'è una telecamera CCTV ancora attiva nel suo soggiorno, nascosta nel rilevatore di fumo sopra il camino. Sta registrando sul mio cloud. Lo stomaco mi si strinse. Ha registrato dentro casa mia. Non intenzionalmente. L'ho scoperto solo ieri, mentre controllavo gli abbonamenti ai miei servizi di archiviazione. Volevo cancellare tutto senza guardare, ma i fili erano troppo grandi, quindi recenti. Così, si interruppe. Ho guardato qualcosa. Signor Harrison, ho visto cosa stavano pianificando sua moglie, sua suocera e sua cognata mentre lei era al lavoro. Non dica nulla a sua moglie di questa chiamata. Venga da solo. Dobbiamo incontrarci. Il mondo mi si capovolse. Cosa ha visto? La mia voce sembrava lontana, come se parlasse un altro, non al telefono. Domani, alle 2. C'è un bar chiamato The Daily Grind in Miller Avenue. Sarò nell'angolo in fondo. Venga da solo, signor Harrison. E non dica a nessuno di questa chiamata. Riattaccò. Rimasi seduto, il telefono in mano, a fissare il vuoto. Giù, sentivo Lily cantare da sola nella stanza dei giochi. Dalla finestra, guardavo un falco volteggiare pigramente sopra le sequoie. Pianificare cosa? Non dormii quella notte. Amanda tornò a casa verso le 6 con Lily. Ridevano entrambe di qualcosa successo a casa di Diane. Mia figlia corse da me, le braccia aperte, e la presi in braccio come facevo sempre. Profumava di biscotti e del profumo costoso di sua nonna. Papà. Nonna, lasciami aiutare a fare gli snickerdoodles. Lily mi avvolse il collo con le sue braccine piccole. Davvero? Forzai un sorriso, guardando oltre la sua testa verso Amanda. Mia moglie appoggiò la borsa sul bancone della cucina. Indossava un vestito nuovo che non avevo mai visto prima. Elegante, probabilmente costoso. Mamma le sta insegnando a cucinare.
È adorabile. Sono sicuro di sì. Posai delicatamente Lily. Ehi, tesoro. Perché non vai a lavarti le mani? È quasi ora di cena. Mentre la figlia saltellava verso il bagno, Amanda si avvicinò. Stai bene? Sei teso. Solo una giornata lunga. Il progetto di Sacramento ha problemi di stabilità del terreno. La bugia uscì facile. Troppo facile. Mi baciò sulla guancia. Il mio ingegnere instancabile. Che cosa faremmo senza di te? Avrei voluto farle la stessa domanda. Cosa farebbe lei senza di me? A quanto pare, aveva già pianificato la risposta con sua madre e sua sorella. Brandon scese allora, zaino slacciato su una spalla. A 17 anni era già più alto di me, con i capelli scuri di Amanda e la mia corporatura. Papà, posso prendere il camion venerdì sera? C'è una festa da Jake. Ne parleremo dopo. Gli scompigliai i capelli e lui si scansò ridendo. La cena fu come sempre. Amanda parlava del suo volontariato al centro comunitario. Brandon si lamentava del professore di storia avanzata. Lily ci raccontava una storia elaborata su uno scoiattolo visto nel giardino di nonna Diane. Conversazioni familiari normali, serate che avevo vissuto 1000 volte, tranne che niente era più normale. Dopo che i bambini andarono a letto, Amanda ed io restammo in salotto. Lei scorreva il telefono, sorridendo ogni tanto a qualcosa. Fingevo di leggere riviste di ingegneria, ma gli occhi tornavano sempre al rilevatore di fumo sopra il camino. Dentro quel disco bianco apparentemente innocuo c'era una telecamera che ci registrava, che registrava tutto. Doveva averli ripresi mentre pianificavano quello che George Hamilton aveva visto. C'erano video di mia moglie, sua madre e sua sorella sedute proprio in quella stanza a discutere come distruggermi. Tom. La voce di Amanda mi riportò indietro. Sì, stai fissando il soffitto. Cosa c'è di così interessante lassù? La guardai. Davvero la guardai. Era bella a 39 anni, forse più di quando ci eravamo conosciuti. Le rughe del sorriso intorno agli occhi. Una sicurezza che non aveva nei 20 anni. L'avevo vista crescere nella donna che era diventata. L'avevo sostenuta in tutto, la morte di suo padre 3 anni fa, la depressione postpartum dopo Lily. Ogni sfida, ogni trionfo, e lei stava pianificando qualcosa con sua madre, con sua sorella. Solo a pensare al rilevatore dissi con cautela. Forse dovremmo controllare le batterie. Stanno bene. La casa ha solo 3 mesi, ricordi? Posò il telefono. Sei sicuro di stare bene? Sei stato distante tutta la sera. Sto bene. Mi alzai. Solo stanco. Penso che andrò a letto presto. Mi alzo presto. Voglio solo finire questo articolo. Salii le scale, ogni gradino più pesante del precedente. In camera, mi fermai alla finestra a guardare le luci di Mill Valley sotto di me. Da qualche parte là fuori, George Hamilton aveva immagini che avrebbero cambiato tutto. Domani alle 2 avrei scoperto cosa mia moglie stava pianificando. Domani avrei saputo cosa era davvero il mio matrimonio. Ma quella notte dovevo dormire accanto a lei. Dovevo fingere che tutto fosse normale. Dovevo essere il Tom Harrison che lei si aspettava. Mi spogliai meccanicamente, mi lavai i denti, mi misi a letto. 20 minuti dopo Amanda si unì a me. Si rannicchiò al mio fianco come faceva da 19 anni. Ti amo, mormorò, già a metà tra il sonno. Ti amo anch'io, sussurrai al buio, chiedendomi se almeno uno di noi lo pensasse ancora. Dissi ad Amanda che avevo un sopralluogo a Sacramento. Uscii di casa a mezzogiorno, baciai Lily per salutarla, salutando mia moglie che già mandava messaggi. 20 minuti dopo arrivai al parcheggio del Daily Grind. George Hamilton mi aspettava nell'angolo in fondo, laptop aperto, caffè intatto. Aveva 60 anni passati, capelli grigi, il volto segnato di chi ha visto troppo. Signor Harrison. Si alzò e mi strinse la mano. Vorrei che ci incontrassimo in circostanze migliori.
Mi sedetti nella cabina. Mostrami quello che hai. Girò il laptop verso di me. Ho installato quella telecamera 5 anni fa, dopo un furto. L'ho nascosta nel rilevatore di fumo sopra il camino. Quando le ho venduto la casa, pensavo di aver disattivato tutto. Fece una pausa. Mi sbagliavo. Il video iniziò a scorrere. Immagini nitide. Troppo nitide. Il mio soggiorno in ogni dettaglio. Amanda, Diane e Karen sedute intorno al tavolino come vecchie amiche a un brunch. Allora, siamo tutti d'accordo. La voce di Diane si sentiva chiara. Una volta che la casa sarà intestata ad Amanda, procediamo. Le mani mi si strinsero al bordo del tavolo. Karen si sporse in avanti. Sei sicura che Tom non noterà il passaggio di proprietà? Amanda risse. Mia Mowgli risse davvero. Tom si occupa di ponti, non di documenti legali. Firma dove gli dico io. Si fida completamente di me. Quelle parole mi colpirono come un martello sul petto. George mise in pausa. Ci sono altre 2 registrazioni. Questa è di 2 settimane fa. Continua. Diane frusciò delle carte. Questa è la dichiarazione di trasferimento rapido. Una volta che lui firma, la casa passa interamente a te, Amanda. Jeffrey dice che possiamo farla passare per documenti di rifinanziamento. Jeffrey Pierce, l'avvocato di Diane, quello che aveva insistito per usare, e i documenti del prestito. Amanda chiese, già pronti? Diane rispose, retrodatati per mostrare che ti ho prestato $400.000 3 anni fa. Questo prova che la casa è stata comprata con i miei soldi, diventando così tua proprietà separata nel divorzio. Divorzio. Karen rise. È quasi troppo facile. È giustizia. Diane scattò. Tom ha trattenuto Amanda per anni. La sua mentalità da classe media. Il suo rifiuto di accettare aiuti dalla famiglia. È un peso morto. Guardai Amanda annuire. La madre dei miei figli annuire mentre sua madre mi chiamava inutile. E Brandon e Lily, chiese Karen. I bambini si adatteranno. Amanda è troppo piccola per capire. Brandon ha quasi 18 anni. Otterrai facilmente la custodia primaria, aggiunse Diane. Con la casa a tuo nome e il mio sostegno, nessun giudice separerà i bambini dalla madre. George, ferma il video. Mi dispiace, signor Harrison. Non riuscivo a parlare, non riuscivo a elaborare tutto questo. 19 anni di matrimonio, 2 figli, e stavano pianificando di rubarmi tutto e scartarmi come spazzatura. Da quanto tempo lo stavano progettando? Chiesi finalmente. Almeno 6 settimane, basandoci sui filmati, forse di più. Mi porse una chiavetta USB. C'è tutto qui dentro. Ti serve un avvocato. Uno bravo. Presi la chiavetta. Sentii che era terribile. Aspetta. Ancora una cosa. George ha detto che nell'ultima registrazione, di 4 giorni fa, parlavano di farti firmare questo weekend. Qualunque cosa stiano pianificando, succederà presto. Questo weekend. Sabato. Rimasi in piedi, le gambe tremanti. Grazie per l'avvertimento. Sono stato sposato una volta, disse piano. La famiglia di mia moglie fece qualcosa di simile 30 anni fa. Persi tutto perché nessuno mi avvertì. I suoi occhi incontrarono i miei. Non lasciare che vincano. Uscì sotto il sole del pomeriggio, salii sul mio camion e rimasi seduto per 20 minuti. Poi presi il telefono e cominciai a cercare avvocati divorzisti specializzati in frodi. L'ufficio di Laura Mitchell era nel centro di San Francisco, al 12° piano con vista sulla baia. Aveva 41 anni, occhi acuti, il tipo di avvocato che ha visto ogni truffa matrimoniale mai inventata. Signor Harrison, mi strinse la mano con fermezza. Mostrami cosa hai. Le consegnai la chiavetta. Mia moglie, sua madre e sua sorella stanno pianificando di rubarmi la casa con una frode.
Vogliono ingannarmi per farmi firmare una scrittura di cessione rapida, poi chiedere il divorzio. Inserì la chiavetta e guardò il primo video in silenzio. Quando finì, si appoggiò allo schienale. È una prova eccellente, ma abbiamo un problema. La California è uno stato a consenso di 2 parti. Questa registrazione è tecnicamente illegale. Il cuore mi cadde. Quindi non possiamo usarla. Non ho detto questo. Il precedente proprietario l'ha installata legalmente per sicurezza. Ha dimenticato di disconnetterla. È negligenza, non intento criminale. E ha segnalato prove di un crimine alla vittima. Batté la penna sul tavolo. Ecco cosa facciamo. Costruiamo un caso parallelo. Usiamo quello che sai per raccogliere prove legittime. Lasciamoli credere che il loro piano stia funzionando mentre noi ci prepariamo a distruggerli. Vuoi che firmi i documenti? Prima, devi firmare qualcosa per me. Tirò fuori un documento. Questa è una dichiarazione giurata che attesta che sei stato ingannato. Che credevi di firmare documenti per un rifinanziamento. Che ti fidavi di tua moglie e non avevi motivo di sospettare una frode. Lo lessi attentamente. Il mio background da ingegnere mi rendeva prudente. Questo mi protegge. Stabilisce il tuo stato d'animo prima della frode. Quando diranno che sapevi cosa firmavi, avremo la prova che non era così. Lo spinse verso di me. Stiamo documentando la loro intenzione e la tua innocenza. Lo firmoi. La sua assistente lo notarizzò subito. Ora dimmi tutto sulla famiglia di tua moglie. Laura disse: ho passato 90 minuti a spiegare il passato di vecchia nobiltà di Diane, il suo disprezzo per la mia educazione da classe media, come Amanda sia cambiata negli anni, diventando sempre più simile a sua madre, la visione transazionale del matrimonio di Karen. Laura prese appunti dettagliati. Non è un'idea di tua moglie. È il piano di Diane. L'ha già fatto prima. Scommetterei. Controllava il padre di Amanda con i soldi. Ora insegna alle figlie lo stesso copione. Cosa faccio? Vai a casa. Fai finta di niente. Questo weekend, quando ti presenteranno i documenti, firmali. Lascia che Amanda pensi che abbia funzionato. Nel frattempo, indagherò su Diane Westbrook e Jeffrey Pierce. Sto anche depositando una mozione sigillata in tribunale per stabilire la nostra denuncia di frode prima che loro chiedano il divorzio. Per quanto tempo devo fingere prima che agiscano? Appena Amanda depositerà usando quella scrittura fraudolenta, colpiremo. Riveleremo tutto. Le registrazioni, la tua dichiarazione. Non solo vinceremo, signor Harrison. Distruggeremo completamente la loro credibilità. Partii con un piano e uno scopo rinnovato. Pensavano fossi debole, fiducioso, facile da ingannare. Stavano per scoprire quanto si sbagliassero. Venerdì sera, Amanda propose di cenare da Diane sabato. Solo famiglia, disse. Niente di formale. Mia madre vuole vedere i bambini e Karen sarà lì con suo marito. Sembra perfetto, dissi, senza alzare lo sguardo dal giornale di ingegneria che fingevo di leggere. A che ora? Alle 6. Mamma prepara lo stufato. Fece una pausa. Sai come si preoccupa per noi. Vuole solo aiutarci. Aiutare. La parola aveva un sapore amaro. Sabato arrivò con un cielo limpido e il peso di sapere cosa stava per accadere. Passai la mattina con Brandon, aiutandolo a cambiare l'olio della sua macchina. Mio figlio parlava delle domande per il college, chiedeva informazioni sui corsi di ingegneria, dibatteva tra Stanford e Berkeley. Tu cosa ne pensi, papà? Si asciugò le mani con uno straccio. Stanford ha il programma migliore, ma Berkeley è più vicino a casa. Guardai mio figlio di 17 anni, così vicino all'età adulta, e mi chiesi come questo divorzio lo avrebbe influenzato, se avrebbe scelto da che parte stare, se Amanda lo avrebbe messo contro di me. Scegli la scuola che ti sfida di più, dissi. Non prendere decisioni basate sulla geografia o sul comfort.
Fallo in base a dove crescerai. Annui. Ci sto pensando. Grazie, papà. Alle 16 feci una doccia e mi cambiai con abiti casual. Amanda stava preparando Lily, pettinando i capelli di nostra figlia mentre cantava una canzone Disney. Una famiglia normale che si preparava per la cena dalla nonna. Tranne che niente era più normale. Guidammo verso la tenuta di Diana Mill Valley, una proprietà immensa che gridava vecchia nobiltà. Brandon sedeva davanti con me, parlando del suo insegnante di storia. Lily era dietro con Amanda, chiacchierando di un episodio al parco giochi con un bambino di nome Tyler e un'altalena contesa. La casa di Diana era tutto ciò che la nostra non era. Tradizionale, consolidata, il tipo di posto che era in famiglia da generazioni. Ci accolse alla porta, tutta calore e sorrisi. Thomas, Amanda e i miei splendidi nipoti. Abbracciò tutti, soffermandosi più a lungo su Lily. Entrate, entrate. Karen e David sono già qui. Karen era la figlia minore di Diane, sorella di Amanda. Si era sposata con un avvocato aziendale 5 anni prima e viveva in un attico a San Francisco che costava più di molte case. Era seduta nel soggiorno con suo marito David, entrambi con un bicchiere di vino in mano. Tom, Karen si alzò per abbracciarmi. È passato troppo tempo. Lo era davvero. Li avevamo visti 3 settimane prima a un evento di beneficenza organizzato da Diane. La cena andò esattamente come previsto. Stufato, verdure arrosto, i famosi panini di Diane. La conversazione fluiva facilmente. Karen parlava di una vacanza in Italia che stavano pianificando. David discuteva del caso su cui lavorava. Brandon menzionava le domande per il college. Lily raccontava a tutti del suo lavoretto di tacchino all'asilo. Io recitavo la mia parte, ridevo alle battute, facevo complimenti al cibo, ponevo domande educate, mentre osservavo Amanda e Diane scambiarsi sguardi che non avrei dovuto notare. Dopo cena, Diane suggerì che gli uomini prendessero un caffè in biblioteca mentre lei e Amanda riordinavano. Quasi scoppiavo a ridere per la manipolazione trasparente. Portami via dalle donne. Tienimi occupato. David e io ci sedemmo nella biblioteca di Diane con Brandon, facendo conversazione su sport e politica. Attraverso la porta vedevo la sala da pranzo dove Diane, Amanda e Karen erano raccolte intorno al tavolo, con i documenti sparsi, impegnate in una conversazione urgente e sommessa. Tom, sembri distratto, disse David. Va tutto bene. Solo stanco. Il lavoro è stato impegnativo ultimamente. Lo so. La fatica non finisce mai, vero? 20 minuti dopo, Amanda apparve sulla soglia. Tesoro, puoi venire qui un attimo? Ho bisogno che firmi dei documenti. Era il momento. La seguì in sala da pranzo. Il tavolo era stato sgomberato tranne che per una pila ordinata di documenti e una penna. Diane stava da un lato, Karen dall'altro, entrambe con un sorriso incoraggiante. Cos'è? Chiesi, mantenendo la voce tranquilla. Solo documenti per il rifinanziamento, disse Amanda con disinvoltura. Ricordi che parlavamo di abbassare la rata mensile? Ho finalmente sistemato tutto. Mi serve solo la tua firma su qualche modulo. Presi il primo documento. Sembrava ufficiale. Intestazione della società ipotecaria, linguaggio legale denso. Le parole rifinanziamento e rata mensile in evidenza. Nascosta a metà pagina 3 c'era la scrittura di cessione rapida, il documento che avrebbe trasferito la casa interamente a nome di Amanda, la base della loro frode. Avevo esaminato quel documento esatto con Laura Mitchell 2 giorni prima. Mi aveva mostrato esattamente dove guardare, cosa controllare. Dove firmo? Chiesi. Il sollievo di Amanda era quasi palpabile. Qui, qui e qui metti le iniziali. Indicò le linee con un dito curato. Firmai Thomas Harrison 3 volte, il nome completo. Perfetto, disse Diane, raccogliendo rapidamente i documenti. Fatto. Ora, chi vuole il dolce? Ho fatto la torta di mele.
Proprio così. 19 anni di matrimonio, 22 anni di carriera, tutto ciò per cui avevo lavorato. Firmato via in 30 secondi. Karen mi abbracciò. Grazie per essere stato così collaborativo, Tom. Alcuni uomini fanno tante storie per la carta. È solo un rifinanziamento, dissi. Nessun problema. Facemmo il dolce, torta di mele congelato alla vaniglia. Diane chiese a Brandon dei suoi piani per il college. Amanda giocava con Lily. Tutto normale, piacevole e completamente falso. Recitai perfettamente la mia parte. Il marito fiducioso, l'uomo che firma a qualunque cosa la moglie gli metta davanti, lo sciocco che pensavano fossi. Ma nella mia tasca c'era il telefono, e nel telefono il numero di Laura Mitchell. E lunedì mattina avremmo iniziato a documentare tutto quello che avevano appena fatto. Lasciamoli pensare di aver vinto. Lasciamoli festeggiare la loro frode riuscita. Il conto alla rovescia stava arrivando. Domenica mattina, Amanda era di umore insolitamente buono. Aveva preparato pancake per colazione, cantava insieme alla radio. Mi baciava più affettuosamente di quanto non facesse da mesi. L'esecuzione riuscita del suo piano l'aveva energizzata. Sono così contenta che abbiamo finito quella burocrazia, disse, girando i pancake. Una cosa in meno di cui preoccuparsi. Sì, dissi. È bello avere tutto sotto controllo. Brandon scese le scale, ancora mezzo addormentato. Che burocrazia! Solo noiose cose di rifinanziamento, disse Amanda in fretta. Niente di importante. Guardai mio figlio versarsi il succo d'arancia, ignaro di ciò che era appena successo alla nostra famiglia. Tra qualche settimana, forse un mese, sua madre avrebbe chiesto il divorzio. Il suo mondo sarebbe crollato, e io ero impotente ad avvertirlo perché farlo avrebbe compromesso la strategia di Laura. Quella pomeriggio dissi ad Amanda che dovevo andare in ufficio a controllare alcuni file di progetto. Invece, guidai fino a un bar 3 città più in là e chiamai Laura Mitchell per il mio camion. Signor Harrison, rispose al secondo squillo. Stavo aspettando la sua chiamata. Ho firmato i documenti ieri sera esattamente come avevamo concordato. Bene. Com'è andata? Descrissi la serata nei dettagli, la cena in famiglia, la presentazione casuale, la spiegazione fluida di Amanda, la presenza di Diane e Karen come testimoni della mia supposta collaborazione. Laura stava digitando mentre parlavo. Perfetto. Questo rafforza davvero il nostro caso. Hanno inscenato tutto come una riunione familiare per farlo sembrare naturale. La presenza di tua cognata e suocera dimostra coordinazione. Possiamo usarlo. E adesso? Ora aspettiamo. Servirà tempo per elaborare il trasferimento di proprietà. Forse 2 settimane. Poi probabilmente aspetteranno un paio di settimane prima di chiedere il divorzio per evitare l'apparenza di coordinazione. Abbiamo circa un mese. Un mese di finzione. Un mese di bugie accanto a mia moglie sapendo che stava pianificando di distruggermi. Nel frattempo, continuò Laura, ho bisogno che tu faccia una cosa. Inizia a documentare tutto. Ogni conversazione con Amanda sui soldi, ogni interazione con Diane, ogni messaggio. Tieni un diario con date e orari. Stiamo costruendo una cronologia della loro frode. Capito? Inoltre, ho fatto ricerche su Diane Westbrook. Tua suocera è interessante. Molto interessante. In che senso? È stata sposata 2 volte. Il suo primo marito, il padre di Amanda, è morto 20 anni fa. Infarto a 53 anni, le ha lasciato tutto nonostante fossero sposati da 30 anni. Sto ancora scavando, ma i primi documenti mostrano un modello di trasferimento di proprietà simile a quello che stanno facendo a te. Le mani si strinsero sul volante. L'ha già fatto, forse. Sto cercando la famiglia del primo marito. Vediamo se qualcuno vuole parlare. Se riusciamo a stabilire un modello di comportamento, il nostro caso sarà ancora più forte. Parlammo per altri 20 minuti di strategia e prossimi passi.
Quando chiusi, rimasi seduto nel camion a guardare la gente entrare e uscire dal bar. Persone normali che vivevano vite normali, ignare che l'uomo seduto nella Ford F stava conducendo una guerra segreta contro la sua stessa famiglia. Tornai a casa e trovai Amanda e Lily in giardino. Mia figlia era sull'altalena mentre Amanda lavorava nell'orto. Una scena perfetta di tranquillità domestica. Papà, spingimi più forte, chiamò Lily. Passai l'ora successiva a spingere mia figlia sull'altalena, ascoltando la sua risata, cercando di imprimermi quel suono. Tra un mese, forse meno, tutto sarebbe cambiato. Accordi di custodia, orari di visita, avvocati a litigare su chi avrebbe avuto il mattino di Natale. Quella sera, dopo che i bambini erano andati a dormire, Amanda si rannicchiò accanto a me sul divano. Ho pensato, disse. Forse dovremmo fare una vacanza. Solo noi due. Mia madre potrebbe badare ai bambini. Potremmo andare in un posto romantico. Riconnetterci. Mentre lei stava pianificando di divorziare da me. Suona bene. Mentii. Dove avevi in mente? Forse Napa, la regione del vino, bei ristoranti. Potremmo fare una giornata in spa. Fammi controllare il mio lavoro. Il progetto di Sacramento è in una fase critica. Mi baciò sulla guancia. Lavori troppo. Devi rilassarti di più. La tirai a me. Recitai il ruolo del marito amorevole. Ma dentro contavo i giorni, documentavo, preparavo. Lunedì mattina iniziai a tenere il diario che Laura aveva chiesto. Ogni interazione, ogni conversazione, accumulando prove. Amanda incontrò Diane 2 volte quella settimana. Solo pranzi. Disse, mamma è stata sola da quando papà è morto. Annotai date e orari. Mercoledì Amanda tornò a casa con vestiti nuovi, costosi, firmati da stilisti che non potevo permettermi con il mio stipendio. Mamma mi ha portato a fare shopping, spiegò. Un regalo di compleanno anticipato. Fotografai le ricevute lasciate sul bancone e le aggiunsi al fascicolo. Giovedì ricevetti un'email dalla scuola di Brandon. Amanda aveva aggiornato i contatti di emergenza, togliendomi come contatto principale e inserendo Diane. Inoltrai l'email a Laura con una sola parola, prove. Venerdì avevo un resoconto dettagliato degli spostamenti di Amanda, delle sue spese, della sua coordinazione con la madre. Ogni pezzo, un altro mattone nel muro che stavamo costruendo. Quella sera Amanda propose una serata cinema in famiglia. Facemmo popcorn, ci accalcammo sul divano e guardammo un film animato scelto da Lily. Brandon sedeva a un'estremità, scrollando il telefono. Lily si rannicchiò tra Amanda e me. Mia moglie teneva la mia mano, rideva alle battute del film, recitava la parte della madre felice e moglie devota. La guardavo recitare e mi chiedevo quando fosse diventata una bugiarda così abile. O se lo fosse sempre stata e io fossi stato troppo fiducioso per accorgermene. Il film finì. Mettemmo Lily a letto insieme, Amanda leggeva una storia mentre io sistemavo le coperte. Gli occhi di nostra figlia si facevano pesanti, la sua manina stringeva il suo elefante di peluche preferito. Ti voglio bene, papà, mormorò. Ti voglio bene anch'io, tesoro. Tra 3 settimane, forse 4, Amanda avrebbe chiesto il divorzio. Diceva che la casa era sua. Avrebbe lottato per la custodia primaria di questa splendida bambina che si fidava completamente di entrambi i genitori, ma questa volta, a differenza delle vittime precedenti di Diane, si trovava di fronte a qualcuno che sapeva cosa stava per accadere, qualcuno preparato, qualcuno che non si sarebbe arreso. Lasciamo che chieda il divorzio. Lasciamo che pensi che il suo piano abbia funzionato. La verità stava aspettando. 3 settimane dopo l'inizio della mia recita, Laura Mitchell chiamò con una notizia. Ho trovato qualcuno, disse senza preamboli. Victoria Ashford, la figlia di Diane dal primo matrimonio. Ero seduto nel mio camion durante la pausa pranzo, parcheggiato in un parcheggio vuoto lontano dal cantiere. Diane ha un'altra figlia.
Victoria è stata tagliata fuori dalla famiglia 25 anni fa. Si rifiutò di divorziare dal marito quando Diane lo ordinò. Tua suocera non tollera disobbedienza. Le mani si strinsero ancora di più sul volante. È disposta a parlare. Più che disposta. Aspetta da anni qualcuno che sfidi sua madre. Ha documenti, Tom. Registri finanziari, atti legali, prove di ciò che Diane ha fatto a suo padre. Il padre di Amanda. No, il primo marito di Diane. Il padre di Victoria. È morto 30 anni fa a 52 anni. Infarto ufficialmente, ma lo stress di perdere tutto ciò che aveva costruito probabilmente ha contribuito. Victoria ha visto sua madre spogliarlo sistematicamente dei suoi beni usando lo stesso copione che stanno usando con te. Rimasi in silenzio, elaborando tutto. Quando posso incontrarla? Domani. Vive a Sacramento. Ho organizzato un incontro nel mio ufficio alle 2. Il pomeriggio seguente dissi ad Amanda che avevo una riunione di progetto a San Francisco. Invece, guidai fino all'ufficio di Laura e incontrai Victoria Ashford. Aveva 53 anni, professionale, portava con sé la dignità di chi ha superato una guerra. Ci stringemmo la mano e vidi riconoscimento nei suoi occhi. Aveva visto cosa stavo passando perché l'aveva visto accadere a suo padre. Signor Harrison, disse, grazie per aver reagito. Qualcuno deve fermarla. Ci sedemmo nella sala riunioni di Laura e Victoria aprì una scatola che aveva portato. Dentro c'erano fascicoli che risalivano a 30 anni fa. Mia madre ha sposato mio padre nel 1968. Era un uomo buono, gentile, laborioso. Possedeva una piccola azienda manifatturiera, non ricco, ma agiato. Tirò fuori documenti finanziari. In meno di 5 anni, lo convinse a mettere i principali beni a suo nome. Per motivi fiscali, diceva, per proteggere la famiglia. Laura prendeva appunti, e tuo padre era d'accordo. Si fidava completamente di lei, proprio come tu ti fidavi di Amanda, signor Harrison. Gli occhi di Victoria incontrarono i miei. Quando si rese conto di cosa stava succedendo, era troppo tardi. Chiese il divorzio nel 1978. Pretese che tutto fosse proprietà separata. Lo lasciò con quasi nulla. Che fine ha fatto lui? Cercò di combattere. Passò 2 anni in tribunale, prosciugò i risparmi per le spese legali. Lo stress distrusse la sua salute. Infarto nel 1980. La sua voce restava ferma, ma la mano tremava leggermente. Mia madre si risposò 6 mesi dopo. Il padre di Amanda, un altro uomo buono che poteva controllare. Ha fatto lo stesso con lui, chiesi. Non esattamente. Aveva imparato dal primo divorzio. Stavolta mise a punto la struttura finanziaria fin dall'inizio. Pattuizioni prematrimoniali, designazioni di proprietà separate, prestiti che in realtà erano regali. Quando lui morì 3 anni fa, tutto era già legalmente suo. Laura si sporse in avanti. Victoria, saresti disposta a testimoniare su questo schema di comportamento? Aspetto da 25 anni che qualcuno me lo chieda. Spinse la scatola sul tavolo. È tutto qui. Documenti finanziari, atti giudiziari, il diario di mio padre durante il procedimento di divorzio, tutto ciò che serve per dimostrare che questo è ciò che fa. Sfoglio i fascicoli, trasferimenti di proprietà, atti di rinuncia rapida, prestiti retrodatati, lo stesso schema che stavano applicando a me, documentato su carte sbiadite di decenni fa. Perché ti ha tagliata fuori? Chiesi. Victoria sorrise tristemente. Perché mi sono sposata per amore invece che per soldi. Mio marito era un insegnante, solido, affidabile, non ricco. Mia madre pretese che lo lasciassi e sposassi qualcuno più adatto. Quando rifiutai, mi dichiarò morta per la famiglia. Non ho più parlato con lei né con Amanda da 25 anni. Amanda sa di te. Aveva 5 anni quando mia madre mi cancellò dalla storia familiare. Probabilmente non ricorda nemmeno che esisto.
Victoria si alzò e si avvicinò alla finestra. Una volta cercai di avvertire il padre di Amanda. Gli mandai una lettera dopo 10 anni di matrimonio. Non rispose mai. Probabilmente mia madre la intercettò. Laura stava organizzando i documenti che Victoria aveva portato. Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Stabilisce un modello. Dimostra che non si tratta di un errore isolato, ma di un approccio sistematico alle relazioni e al matrimonio. C'è un'altra cosa, disse Victoria. Mia madre tiene registri dettagliati, diari finanziari, documenti di proprietà, tutto. Li conserva nella sua biblioteca, nella cassaforte dietro la libreria. La combinazione è la data del suo matrimonio con mio padre. Non l'ha mai cambiata. Troppo sentimentale per la sua prima operazione riuscita. La guardai. Stai suggerendo di entrare in casa sua con la forza. Sto suggerendo che se qualcuno riuscisse ad accedere a quei documenti legalmente, magari attraverso le procedure di scoperta in una causa, troverebbe decenni di prove. Victoria mi porse un foglio. Questa è la combinazione. Fai di essa ciò che vuoi. Parlammo ancora per un'ora. Victoria raccontò storie di suo padre, di come aveva visto Diane manipolare e controllare, dei segnali d'allarme che avrebbe voluto poter dare a qualcuno. Quando se ne andò, Laura ed io restammo in silenzio. Questa è la nostra carta vincente, disse finalmente Laura. Una figlia disposta a testimoniare contro la propria madre. La documentazione dello stesso schema di frode. Non si tratta più solo del tuo caso, Tom. Si tratta di fermare qualcuno che lo fa da 30 anni. Tornai a casa con la scatola di prove di Victoria nel mio camion e una nuova consapevolezza di cosa stavo davvero combattendo. Non era solo la mia casa o il mio matrimonio. Era spezzare un ciclo che aveva distrutto più famiglie in 3 decenni. Quella sera, Amanda menzionò casualmente che il giorno dopo avrebbe incontrato Diane per discutere dei piani per le feste. Che bello, dissi. Salutala da parte mia. Non dissi che avevo appena incontrato la sua primogenita, quella che aveva cancellato dalla storia. Alcuni segreti valeva la pena tenerli. Brandon venne da me un giovedì sera. Ero in garage a sistemare gli attrezzi quando mio figlio apparve sulla soglia. Papà, possiamo parlare? Qualcosa nella sua voce mi fece posare la chiave inglese che tenevo in mano. Certo. Che succede? Chiuse la porta del garage per garantirci privacy. A 17 anni era quasi un uomo, ma in quel momento sembrava incerto, turbato. Ho sentito qualcosa che non avrei dovuto sentire. Tirò fuori il telefono. Ieri sono tornato a casa prima da Jake. Mamma non sapeva che ero tornato. Era al telefono in cucina con la nonna Diane. Il battito del mio cuore accelerò. Ok, l'ho registrato. So che è sbagliato, ma qualcosa non mi tornava, così. Si interruppe, porgendomi il telefono. Devi sentire questo, papà. Presi il telefono e premetti play. La voce di Amanda si sentiva chiara. Mamma, non so se ce la faccio. Lui ha firmato i documenti. La casa è a mio nome ora, ma la richiesta di divorzio è in corso. La voce di Amanda tremava. È un buon padre. I bambini lo adorano. La risposta di Diane era gelida. Ne abbiamo già parlato, Amanda. Hai sprecato 19 anni con un uomo che non può darti la vita che meriti. Non essere sentimentale adesso. Il piano sta funzionando perfettamente. E Brandon? Sarà devastato. E Lily, così piccola. I bambini si adatteranno. Lo fanno sempre. Una volta che il divorzio sarà definitivo e sarai sistemata, incontrerai qualcuno di adatto, qualcuno del nostro giro. I bambini avranno una vita migliore, opportunità migliori. Sento solo che forse siamo troppo duri. Tom non è una cattiva persona. No, è solo la persona sbagliata. C'è differenza. Ora Jeffrey dice che dovremmo presentare la richiesta entro 2 settimane. Il trasferimento della casa è completo.
La documentazione del prestito è solida. Più aspettiamo, più rischiamo che lui scopra qualcosa. La voce di mio figlio mi riportò alla realtà. Papà, di cosa sta parlando? Che trasferimento della casa? Che divorzio? Guardai Brandon, il mio 17enne che aveva appena scoperto che sua madre stava pianificando di distruggere la nostra famiglia. Volevo proteggerlo da tutto questo, tenerlo fuori finché non fosse tutto risolto. Ma lo aveva scoperto comunque, e ora dovevo decidere se mentirgli o coinvolgerlo nella verità. Siediti, figlio. Devo dirti una cosa. Ci sedemmo sul pavimento del garage, schiena contro il mio camion, e gli raccontai tutto. La videocamera che George Hamilton aveva dimenticato, i video di Amanda, Diane e Karen che pianificavano la frode. L'atto di rinuncia rapida che avevo firmato 3 settimane prima. La strategia di Laura Mitchell. La testimonianza di Victoria Ashford. Brandon ascoltò senza interrompere, il volto che passava dallo sconcerto alla rabbia, fino a una fredda determinazione. Quindi, mamma e nonna stanno rubando la nostra casa, disse quando finii. Sì. E stanno pianificando di divorziare da te e portare via Lily e me. È questo il loro piano. Rimase in silenzio a lungo. Poi, cosa posso fare per aiutare? Guardai mio figlio, vedendo l'uomo che stava diventando. Brandon, non voglio coinvolgerti in questo. Non dovresti dover scegliere tra i tuoi genitori. Non sto scegliendo tra loro, papà. Sto scegliendo ciò che è giusto. La mascella si serrò in un modo che mi ricordò me stesso, la voce decisa, senza esitazioni. Mamma sta commettendo frode. La nonna manipola tutti. È sbagliato. Punto. Allora, cosa posso fare adesso? Niente. Fai finta di niente. Non far sapere a tua madre che sospetti qualcosa. Ce la fai. Lo faccio da ieri. Si alzò e mi porse la mano per tirarmi su. Papà, sto per compiere 18 anni. Tra 2 mesi sono maggiorenne. Qualunque battaglia per la custodia ci sarà, potrò scegliere dove vivere, e scelgo te. Quelle parole mi colpirono più di quanto immaginassi. Figlio, no. Ascolta, ti ho visto lavorare tutta la vita per noi. Sei stato a ogni evento scolastico, a ogni partita, a ogni momento importante. Non hai mai chiesto altro che la nostra felicità. La sua voce era ferma. Mamma vuole portarti via tutto. Non lo permetterò senza combattere. Lo strinsi in un abbraccio. Mio figlio, quasi uomo, al mio fianco invece che contro di me. Grazie, dissi, con un nodo alla gola. Significa tutto. C'è un'altra cosa, disse Brandon quando ci staccammo. Quella registrazione che ho fatto, il tuo avvocato può usarla. Chiederò. Potrebbe essere ammissibile, visto che vivi in casa e Amanda non si aspettava privacy in cucina. Bene, perché ho anche dei messaggi. Mamma ha scritto a zia Karen e alla nonna in una chat di gruppo. Ieri ho preso il suo telefono mentre era sotto la doccia e me li sono inviati. Lo guardai, incredulo. Hai fatto cosa? Papà, mi hai insegnato a essere sempre preparato, a prevedere i problemi, a raccogliere informazioni prima di decidere. Tirò sui messaggi sul telefono. Queste sono prove che stanno pianificando da mesi, non da settimane. I messaggi erano schiaccianti. Discussioni sui tempi. Strategie per tenermi all'oscuro. Piani per dopo il divorzio. Tutto in bianco e nero digitale. Brandon, è incredibile, ma figlio, non puoi dire a tua madre quello che sai. Deve restare tra noi e Laura. Lo so. Non sono stupido. Fece una pausa. È strano che non sia più arrabbiato. Dovrei essere devastato, ma sono solo arrabbiato. Non è strano. È normale. Il dolore arriva dopo. Ora sei sotto shock e vai a 1000. Annui. Devo proteggere Lily. È troppo piccola per capire, ma sarà coinvolta.
La proteggeremo entrambi. È quello che facciamo. Quella sera Amanda tornò a casa dal suo incontro con Diane di buon umore. Parlò a cena dei piani per le feste, chiese a Brandon delle domande per il college, aiutò Lily con un progetto artistico, la madre perfetta, la moglie devota, mentre io e nostro figlio sedevamo di fronte a lei, sapendo esattamente cosa stava pianificando, recitando le nostre parti in questa elaborata messinscena. Dopo che i bambini andarono a letto, inoltrai a Laura la registrazione di Brandon e gli screenshot con un messaggio: nuove prove. Mio figlio ha trovato questo. Fammi sapere se è utilizzabile. La sua risposta arrivò in pochi minuti. È oro. Tuo figlio ha appena reso il nostro caso inattaccabile. 2 settimane prima che Amanda pianificasse di chiedere il divorzio. 2 settimane prima che tutto venisse a galla. Potevo aspettare ancora 2 settimane. 2 settimane dopo la scoperta di Brandon, Amanda annunciò che doveva parlare. Eravamo seduti in salotto dopo che i bambini erano andati a dormire. Sembrava nervosa, le mani si intrecciavano. Tom, devo essere onesta con te su una cosa. Ecco il momento che aspettavamo. Cos'è? Mantenni la voce neutra. Sono infelice da un po'. Non volevo ammetterlo, ma... Prese fiato. Penso che dovremmo separarci. Forse divorziare. Lasciai cadere il silenzio tra noi. Da dove viene tutto questo? Ho riflettuto molto. Siamo persone diverse da quando ci siamo sposati. Vogliamo cose diverse. Penso sia meglio per tutti se finiamo adesso, finché possiamo ancora essere civili. E i bambini? Si adatteranno. I bambini sono resilienti, ed è meglio che restare in un matrimonio infelice. Lei cercò la mia mano. La lasciai prenderla. Ho già parlato con un avvocato. Domani deposito i documenti. Volevo dirtelo io per prima. È premuroso, dissi con tono piatto. La casa resterà a me. Il prestito di mia madre ha coperto gran parte dell'acconto. Quindi, legalmente, è proprietà separata, ma avrai visite eque con i bambini. Il mio avvocato dice che possiamo rendere tutto facile. Facile. Stava rubando la mia casa, progettando di portarmi via i miei figli e chiamava tutto facile. Capisco. Mi alzai. Grazie per avermelo detto. Lei sembrò sorpresa. È tutto. Niente lotte, niente discussioni. Quale sarebbe il senso? Hai già preso una decisione. Hai già parlato con un avvocato. I documenti saranno depositati domani. La guardai negli occhi. Sembra che succederà comunque, che io lo voglia o no. Un sospiro di sollievo le attraversò il volto. Tom, apprezzo la tua maturità in tutto questo. Davvero, molti uomini renderebbero tutto brutto. Io non sono molti uomini. La mattina dopo chiamai Laura Mitchell. Mi disse che la sera prima Amanda aveva detto che avrebbe depositato oggi. Perfetto. Appena la petizione sarà depositata, agiamo. Ho già preparato tutto. Nel momento in cui quei documenti saranno presentati al tribunale, depositeremo la nostra risposta con tutte le prove, le registrazioni, la testimonianza di Victoria, l'audio di Brandon, tutto. E poi chiederemo un'udienza d'urgenza. Le accuse di frode richiedono attenzione giudiziaria immediata. Saremo davanti a un giudice entro una settimana. Amanda uscì di casa alle 10 del mattino, vestita in modo professionale, diretta a depositare i documenti che avrebbero messo fine al nostro matrimonio e rubato la mia casa. Andai al lavoro, feci il mio orario e aspettai la chiamata di Laura. Arrivò alle 3 del pomeriggio. È depositato. Ho presentato la nostra risposta. L'udienza d'urgenza è fissata per martedì prossimo. Tom, è ora di dirlo ad Amanda, sai. Quella sera, quando Amanda tornò a casa sorridendo, le consegnai un documento. Cos'è? Chiese. La mia risposta alla tua petizione di divorzio. Dovresti leggerlo.
Lo aprì e la vidi perdere il colore mentre leggeva: accuse di frode, prove di cospirazione, testimonianze di testimoni, richiesta di indagine penale. Che cos'è? La sua voce tremava. Tom, cosa hai fatto? Mi sono protetto. Davvero pensavi che non l'avrei scoperto? Che avrei firmato e lasciato che tu prendessi tutto? Lo sapevi tutto il tempo. Lo sapevi. Le sue mani tremavano. Sì. E anche il tribunale. Anche il mio avvocato. E diversi testimoni che testimonieranno sul modello di comportamento di tua madre con gli uomini. Presi le chiavi del mio camion. Stanotte dormo in hotel. Il mio avvocato ti contatterà. Uscii, lasciandola con i documenti che avrebbero distrutto il suo piano. L'udienza d'urgenza avvenne 5 giorni dopo. La giudice Patricia Simmons presiedeva, una donna sui 60 anni nota per la sua tolleranza zero verso la frode. Amanda sedeva con Jeffrey Pierce, che sembrava voler essere ovunque tranne lì. Diane era in galleria, con il volto una maschera di furia controllata. Karen sedeva accanto a lei. Brandon aveva scelto di sedersi con me. Mio figlio 17enne prendeva pubblicamente le parti del padre. Laura presentò il nostro caso con metodo. I video della telecamera di George Hamilton venivano proiettati sullo schermo dell'aula. L'audio di Amanda, Diane e Karen che pianificavano la frode, discutendo come ingannarmi, chiamandomi peso morto. Jeffrey Pierce tentò di obiettare, ma la giudice Simmons lo zittì con uno sguardo. Poi arrivò Victoria Ashford. Il volto di Diane divenne bianco quando sua figlia, preparata, si avvicinò al banco dei testimoni. Victoria testimoniò di aver visto Diane distruggere suo padre 30 anni prima. Degli stessi schemi, delle stesse tattiche, dei prestiti e trasferimenti di proprietà retrodatati. Non è un errore. Disse Victoria, questo è ciò che fa mia madre. Lo ha fatto a mio padre. Si è posizionata per farlo al padre di Amanda. E ora ha insegnato a sua figlia a farlo al signor Harrison. Poi fu trasmessa la registrazione di Brandon. La voce di Amanda che ammetteva il trasferimento della casa completato. Diane che la spingeva a depositare in fretta prima che io scoprissi qualcosa. Quando Laura concluse il nostro caso, la giudice Simmons si rivolse a Jeffrey Pierce. Il suo cliente ha qualche difesa da offrire? Pierce consultò Amanda, che piangeva. No, vostra onore. La mia cliente desidera ritirare la petizione di divorzio. Troppo tardi per questo, disse la giudice. Questo tribunale trasmette la questione al procuratore distrettuale per indagine penale. Signor Harrison, lei e sua madre dovreste aspettarvi di essere contattate dalle forze dell'ordine. Signor Pierce, inoltrò la sua condotta all'ordine degli avvocati. Si rivolse a me. Signor Harrison, l'atto di trasferimento rapido firmato sotto false pretese è annullato. La proprietà al numero 428 di Cascade Drive è restituita alla comproprietà. Le viene affidata la custodia primaria di entrambi i figli minorenni, in attesa di ulteriori provvedimenti. Il martelletto cadde. Il piano di Amanda era crollato completamente. Fuori dall'aula, Brandon mi abbracciò. Ce l'hai fatta, papà. Ce l'abbiamo fatta, correggo. Tu, Victoria, Laura e tutti quelli che hanno rifiutato di lasciarli vincere. 2 mesi dopo, il divorzio fu definitivo. Io tenni la casa. Brandon scelse di vivere con me a tempo pieno. Lily ebbe la residenza primaria con me, mentre Amanda ottenne visite sorvegliate durante l'indagine penale. Diane fu accusata di cospirazione per frode. Jeffrey Pierce fu radiato dall'albo. Amanda accettò un patteggiamento che evitò il carcere ma prevedeva risarcimenti e libertà vigilata. Stavo nella mia casa, quella che avevo quasi perso, guardando Brandon aiutare Lily con i compiti. Mio figlio sarebbe andato a Berkeley in autunno. Mia figlia prosperava nella stabilità di una routine prevedibile. La battaglia era stata dura, ma avevo reagito. Avevo protetto ciò che era mio. E i miei figli avevano imparato che difendere ciò che è giusto conta più che mantenere la pace.
Quella era la lezione che valeva la pena insegnare.